un baffo, puzza come la ovviamente una ragazza bosniaca. If somebody would shoot a person like me or you, it would be 1 point. Woman would be 2 points. Child, 3 points. Noi siamo al di sotto della pista principale dell'aeroporto di Sarajevo, che attraverso questa ferrovia portavano i rifornimenti che potevano essere medicine, armi. Questo qui è stato scritto da soldati dell'ONU. Da ormai 30 anni, nei Balcani, l'Europa ama raccontarsi una bugia rassicurante, quella secondo cui le guerre appartengono a un passato remoto. È la stessa bugia che nel pieno degli anni 90 spinse alcuni diplomatici europei a liquidare la Bosnia come un'anomalia tribale, o come la definì il ministro britannico Douglas Hurd, un conflitto arcaico impossibile da civilizzare. Eppure basta grattare un po' la superficie per far riemergere la stessa tossicità che negli anni 90 ha trasformato queste montagne in un laboratorio dell'odio. E mentre noi continuiamo a recitare il mantra del never again, mai più, convincendoci che la pace sia ormai stabile e irreversibile, bastano 2 parole del politico sbagliato per riattivare un vulcano che non ha mai smesso di ribollire. Non serve immaginazione per capire dove può portare tutto questo. Nei Balcani la storia non finisce mai. Aspetta soltanto il momento giusto per farsi sentire. 11 luglio 1995, Bosnia-Erzegovina orientale. Le truppe della Repubblica Srpska, guidate dal generale Ratko Mladic, entrano nell'enclave musulmana di Srebrenica, una delle cosiddette zone sicure dichiarate dall'ONU. Nel giro di pochi giorni, tra l'11 e il 22 luglio, oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniachi vengono uccisi. Si tratta di un genocidio riconosciuto come tale dai tribunali internazionali, il primo in Europa dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso periodo, Sarajevo, la capitale, è sotto assedio da oltre 3 anni. Circa 2/3 della città risultano danneggiati o distrutti. I morti superano le 11.000 persone, in gran parte civili, tra cui più di 1.500 bambini. Our hands were tied in the back and we had to fight in a boxing ring with highly motivated Mike Tyson. That was in the beginning, the balance of forces, you know. Serbian army had all weapons of the world. With no embargo. Yeah. Durante l'assedio, secondo testimonianze e indagini giudiziarie successive, singoli cittadini europei benestanti, in alcuni casi provenienti anche dall'Italia, pagavano somme elevatissime alle forze serbo-bosniache per sparare sui civili dalle colline che circondano la città. Un orrendo safari umano su cui di recente la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta. You see that guy with the hat? That was a Russian poetry,st Limonov. You know, he was one of the first who came to shoot for fun. Eduard Limonov, scrittore e leader politico russo, sostenne apertamente la causa serbo-bosniaca. Nel documentario Serbian Epics viene mostrato nel 1992 sulle colline intorno a Sarajevo, mentre spara con una mitragliatrice verso la città assediata, accanto a Radovan Karadzic, che all'epoca era presidente della Repubblica Srpska di Bosnia e leader politico dei serbo-bosniaci. Limonov non subì mai conseguenze giudiziarie per questi fatti e visse liberamente fino alla morte avvenuta nel 2020 per un tumore alla gola. During the war, we had some rumors, you know, which could indicate that, but we didn't want to believe those things. We couldn't believe that people could be that vicious, that evil. Sarajevo è all'interno di una conca circondata dalle Alpi Dinariche. Ora, purtroppo qui con questa nebbia non potete vedere il panorama, però possiamo già immaginarcelo. Noi ci troviamo qui sul monte Trebrevic, dove è stata costruita questa lunga pista da bob per l'occasione delle Olimpiadi invernali dell'84 e su questo monte molti dei cecchini internazionali e non sparavano direttamente sulla città. La guerra in Bosnia fu un massacro interetnico e interreligioso, alimentato da nazionalismi estremi. Nel giro di pochi anni costò la vita a oltre 100.000 persone e rappresentò il cuore più violento e simbolico delle guerre jugoslave. Se i Balcani vengono spesso definiti la polveriera d'Europa, Sarajevo ne è uno dei punti più sensibili. Ce lo ricorda la storia. La goccia che fece traboccare il vaso. Qui è dove l'arciduca Francesco Ferdinando fu ucciso in quel lontano 1914. E qui, per onor di cronaca storica, c'è il calco da cui possiamo ammirare il punto esatto in cui Gavrilo Princip sparò all'arciduca. Esattamente questo qui. Mi sento molto ribelle. In
In questo documentario partiremo proprio da qui, da Sarajevo, per ricostruire cosa accade davvero 30 anni fa. Capiremo come si vive oggi in un paese ancora attraversato dal conflitto e perché la possibilità di una nuova destabilizzazione non è mai del tutto scomparsa. Benvenuti in Bosnia-Erzegovina, la polveriera d'Europa. Sarajevo è letteralmente a 2 passi da noi. Per raggiungerla basta 1 ora e mezza di aereo. Sarajevo purtroppo è spesso tra le città più inquinate d'Europa. Sorge all'interno di una conca e quando arrivano il freddo e l'inversione termica, lo smog e la nebbia restano intrappolati per giorni. È anche per questo che, soprattutto d'inverno, i voli vengono cancellati di continuo a causa della scarsa visibilità. È successo anche a noi. Mamma mia, nemmeno un messaggio riesco a mandare. Nessun problema, perché quando si viaggia nei Balcani ci si abitua in fretta a una cosa. Basta spostarsi di pochissime centinaia di metri e cambia veramente tutto, dalla lingua alla burocrazia, anche qui dove siamo a Mostar. E il motivo per cui prima di partire ho deciso di attivare Saily è anche per questo. Cos'è Saily? Saily è l'app che ci permette di avere fin da subito una eSIM funzionante in più di 200 località, Bosnia compresa. Oi Simo, ora con Saily funziona. Ve lo dicevo, questo vi permette di prendere una SIM digitale senza dover prendere documenti e darli a qualcun altro, senza utilizzare il codice fiscale, senza attese all'aeroporto. Vi basta semplicemente scaricare l'applicazione, scegliere la destinazione, in pochissimi clic siete online. Io almeno l'ho fatta direttamente in auto passando il confine dalla Bosnia. Nel link in descrizione trovate il codice per poter attivare la vostra eSIM con uno sconto riservato alla community di Nova Lexio. È la stessa che stiamo utilizzando durante questo reportage in Bosnia e non ci ha mai lasciato a piedi. Camminando per le strade di Sarajevo ci si rende subito conto della natura multiculturale della città, profondamente radicata nella sua storia. In molti la conoscono come la Gerusalemme d'Europa, per la presenza ravvicinata di chiese cattoliche e ortodosse, ma anche di sinagoghe e moschee, anche se la maggioranza della popolazione locale, spesso lo si dimentica, è comunque musulmana. C'è un luogo che racconta questa stratificazione meglio di tutti, il cimitero ebraico. È uno dei più grandi d'Europa e ospita soprattutto tombe di ebrei sefarditi, arrivati qui dopo l'espulsione dalla Spagna alla fine del 400. You know what happened in World War II? It was Holocaust, and there was one lady. Her family name was Hardaga. According to various sources, she rescued about 63 Jewish persons alone. The journalists asked her, "What motivated you to save so many Jewish people?" She said, "I didn't care who they were. They were my neighbors, you know, and they were in trouble because we never divided people into religious groups, ethnic groups. We always divided people in good persons and bad persons, and that's all." Tutto questo però convive con una città profondamente segnata dal presente. Il centro di Sarajevo oggi è curato, è turistico, è pieno di giovani. A tratti mi ricorda città come Berat o Argirokastro in Albania. Ma basta allontanarsi di pochi chilometri per entrare in un'altra città, tra periferie segnate dalla guerra, palazzi ancora crivellati di colpi, quartieri rimasti fermi letteralmente agli anni 90 e in alcuni casi una povertà ancora molto visibile. Questo è un noto esempio di elettrodomestico bosniaco. Ti sembra spazzatura, in realtà convoglia tutta l'acqua del fiume, la rielabora. Anche nel centro urbano la guerra non è mai del tutto scomparsa. Sull'asfalto compaiono ancora le cosiddette rose di Sarajevo, che sono crateri lasciati dai colpi di mortaio, riempiti di resina rossa per segnare il punto esatto in cui qualcuno è morto durante l'assedio. Il nome stesso, Sarajevo, è di derivazione turca. Sarai significa palazzo, al quale si aggiunge il suffisso slavo evo, che indica una città. La città del palazzo è stata per secoli una roccaforte dell'impero ottomano. L'intera Bosnia-Erzegovina, del resto, ha sempre rappresentato un ponte tra il mondo islamico e quello cristiano, tradizionalmente separati dal fiume Drina. Proprio sulle sue rive sorge la cittadina medievale di Visegrad, sul confine serbo. Visegrad riassume come pochi luoghi questa ambivalenza. Qui si trova il celebre ponte ottomano di Mehmed Pasha Sokolovic, oggi patrimonio UNESCO. Negli anni 90, però, anche questo luogo, come molti altri in Bosnia, lo vedrete, è diventato un simbolo della pulizia etnica. Le milizie serbo-bosniache deportarono, torturarono e uccisero centinaia di civili bosniachi, gettando molti corpi direttamente nel fiume. Visegrad è il promemoria perfetto di cosa significhi vivere in un paese che per secoli è stato un ponte tra culture e che invece negli anni 90 si è trasformato in un mattatoio.
Ma per capirlo è utile guardare la geografia. Dal punto di vista geografico, la Bosnia-Herzegovina è un paese in gran parte montuoso, freddo d'inverno e ricoperto da vaste aree boschive. Il territorio si apre soltanto a nord, verso la Croazia. Ha anche uno sbocco sul mare, ma tra i più brevi al mondo, una striscia di circa 20 km attorno alla cittadina di Neum, l'unico accesso bosniaco all'Adriatico. Non stupisce quindi che un territorio così accidentato sia abitato da poco più di 3 milioni di persone e che l'economia sia storicamente orientata ai servizi, all'industria pesante e all'estrazione mineraria, in particolare a quella del carbone, del ferro, del piombo e dello zinco. Ma non facciamoci ingannare. Geograficamente parlando, la Bosnia sarà pure un paese piuttosto omogeneo, ma è in termini antropologici che questo paese ci stupisce davvero. Guardate un attimo questa mappa alle mie spalle. Non è una tela di Kandinsky, ma è l'attuale composizione etnica del territorio bosniaco. Visualizzatela bene. Circa la metà della popolazione della Bosnia-Herzegovina è composta da musulmani, concentrati prevalentemente nelle aree che vedete qui in blu. Si tratta dei bosgnacchi, popolazioni slave che in larga parte si convertirono all'Islam durante i lunghi secoli della dominazione ottomana. Di conseguenza Sarajevo è oggi una città a maggioranza bosniaca. Poco meno invece di un terzo della popolazione è serba ortodossa e vive soprattutto in queste zone evidenziate in rosso, che corrispondono appunto alla Repubblica Srpska. Per quanto riguarda invece le aree in giallo, queste sono abitate in prevalenza da croati cattolici e rappresentano circa il 15% della popolazione nazionale. È per questo che il termine bosniaco, se riferito a una persona, ha un significato relativo. If you want to get the only objective and impartial history of Bosnia, don't read any Serbian, any Croatian, any Bosnian source. Just read Short History of Bosnia by Noel Malcolm. That guy, he's a historian, journalist, and political scientist from UK, and he wrote that book based on the facts. In Bosnia-Herzegovina l'appartenenza etnica, linguistica e religiosa pesa spesso più di quella nazionale. Ma è proprio questa complessità, quando viene politicizzata e radicalizzata, che si trasforma negli anni 90 nel motore della violenza. Questa è una mappa simile a quella che vi ho mostrato poco fa, ma realizzata un anno prima dell'inizio della guerra. Ecco, già a colpo d'occhio noterete quanto fosse più articolata, con comunità etniche e comunità religiose intrecciate senza una linea netta. Tra queste c'erano anche le comunità cristiane, come ricorda il contesto in cui mi trovo adesso, cioè a Medjugorje. Basta giusto questo elemento per capire e rendersi conto che deve essere accaduto qualcosa di davvero drammatico all'epoca. Tutto ebbe inizio nel lontano 1991, nella ormai ex Jugoslavia. La federazione socialista costruita da Tito stava collassando, travolta dalla crisi economica e dal ritorno dei nazionalismi. In questo contesto, il presidente della Serbia, Slobodan Milošević, iniziò a promuovere l'idea di dover proteggere le comunità serbe presenti nelle altre repubbliche jugoslave, presentate come minacce. Dietro questa retorica, però, si muoveva un obiettivo politico preciso: ridisegnare i confini e trasformare la Jugoslavia in una grande Serbia. If you go to Serbia or if you ask Serbian politicians in Bosnia and Herzegovina who started war, they would tell you immediately Bosniaks started war. And what's the motivation according to them? According to them, we wanted to create Islamic state. What was the rationale to start war if you are not prepared? You don't have army, you don't have weapons, you have nothing, and you want to start war. That would be suicidal. Yeah. To be honest, if somebody would tell me at that time, we are going to create Islamic state, I would be first to fight against that Islamic state. And many of my friends would do the same, because we don't want to live in Stone Age. So simply, that was ridiculous. But guess what? That propaganda, which Serbian radical nationalists spread throughout Europe, was welcomed by those Islamophobic diplomats in various countries, and they were like, maybe they're right. Quando Slovenia e Croazia dichiararono l'indipendenza nel 91, la risposta fu militare.
In Slovenia il conflitto fu molto breve, ma in Croazia questo degenerò rapidamente in una guerra aperta, con la creazione di entità a controllo serbo sostenute da Belgrado. Nella vicina Bosnia-Erzegovina, nel gennaio 92, i leader serbo-bosniaci proclamarono la nascita della Repubblica Srpska, con l'obiettivo di separare i territori a maggioranza serba, appunto, dal resto del paese. Anche la Croazia sostenne la creazione di strutture politiche e militari per tutelare i croati cattolici presenti in Bosnia. Quindi di tutta risposta, il governo bosniaco legittimo, guidato dal bosniaco Alija Izetbegović, dichiarò l'indipendenza della Bosnia-Erzegovina dalla Jugoslavia. Fu a quel punto che, in aprile, Milošević mobilitò l'esercito serbo-jugoslavo per occupare Sarajevo e sterminare le milizie bosniache a trazione musulmana. There was no safe place in entire city. All houses, all buildings were targeted from various directions. So basically you only had this corridor connecting the city to the Yes. Bosnian territory. Yes. So that was the weak point of the entire siege. A lot of people ask me how did we allow them to put us under the siege. I told you that 1 year before They were preparing for that. yeah, they were digging trenches. My commander at that time, he was also a reserve officer, and he noticed that they were building trenches, and he walked up to the mountain to ask Yugoslav army officers, like, guys, what are you doing? They said nothing. They said it's a military exercise. He said, yeah, that could be okay, but why firing positions are facing Sarajevo, not other way Outside. around? And they said, we are busy, you know. As I said, we couldn't believe that it would be possible to have war in Sarajevo or around Sarajevo, you know. That was something that we couldn't imagine. Sarajevo venne stretta in un assedio interminabile. Pensate, l'assedio di Sarajevo è stato l'assedio più lungo e duraturo della storia recente europea. Durò ben oltre l'assedio di Stalingrado in Russia, durò all'incirca 1400 giorni e durante questo assedio persero la vita all'incirca 10.000 persone, se non di più. E a finire sotto i colpi dei bombardamenti dell'esercito di Mladic fu anche la stessa biblioteca nel 92, dove si persero ben oltre l'80% dei libri. So they wanted to kill not only people, but they also wanted to kill our culture, our history, our memories, everything. Ora, qualcuno di voi si ricorderà il videogioco This War of Mine, uscito nel 2014. Gli sviluppatori hanno dichiarato di essersi ispirati proprio all'assedio di Sarajevo per raccontare la guerra dal punto di vista dei civili. Ecco, è una rappresentazione parziale che comunque ci restituisce una minima idea di cosa significasse sopravvivere in quelle condizioni. Per anni, infatti, decine di migliaia di difensori bosniaci resistettero all'interno di una città che prima della guerra contava circa 400.000 abitanti. Lo fecero spesso senza elettricità, senza gas, acqua o rifornimenti regolari. Sarajevo era esposta quotidianamente all'artiglieria, ai cecchini e ai mezzi corazzati della Repubblica Srpska. Abbiamo trovato un bozzolo di proiettile. Adnan quell'assedio lo ha vissuto combattendo in prima persona. All'epoca lui era a Sarajevo e oggi ci accompagna in questo viaggio. I was almost 22. Now I'm 55. What was like living during the siege? Well, it was hardly to say it was living, it was just surviving, you know, because no electricity, no gas, no heating, no water, you know, it was big question. Are we going to have enough ammunition for next attack? You notice that I don't say from Serbia, from Serbian people. I always emphasize radical Serbian nationalists. They put us under the siege. I cannot say that Serbs were fighting against us, because in my unit, which was about 1,000 troops, we had about 240 Bosnian Serbs who fought together with us against those radical Serbian nationalists. That's why we cannot put all Serbs in the same basket, you know. When we ask them, guys, why did you decide to fight against your own people? They would immediately say, we are not the same people. They are fascists, we are not. They are targeting civilians, we don't. When I started my first battle, I had a Kalashnikov with 12 bullets in the magazine.
Only 12 bullets. A pochi metri dal fronte, l'Hotel Holiday divenne il rifugio dei giornalisti di mezzo mondo. Era uno dei pochi edifici sufficientemente solidi da resistere ai bombardamenti e, allo stesso tempo, abbastanza visibile da rendere chiaro che colpirlo avrebbe avuto un costo politico e mediatico internazionale. Qui è dove l'esercito bosniaco riceveva e poteva ottenere rifornimenti attraverso questo tunnel, che non a caso era chiamato il tunnel della speranza, che ha permesso a moltissime persone di poter sopravvivere durante l'assedio. It's called Tunnel of Hope, Tunnel of Salvation, but during the war, military never was kind of romantic, we called just it a tunnel. Tunnel Delta Bravo or DB, So I was a member of Special Force of Military Police, so we could go through whenever needed. Qui dentro portavano i rifornimenti al di sotto dell'aeroporto. Noi siamo al di sotto della pista principale dell'aeroporto di Sarajevo. Chiaramente una parte di questo tunnel è stata chiusa poi per motivi di sicurezza, perché non possiamo tenere una pista con sotto proprio un tunnel completamente vuoto, ma qui letteralmente attraverso questa ferrovia portavano i rifornimenti, che potevano essere medicine, armi e qualsiasi tipo di sostegno alla popolazione di Sarajevo. Questo tubo qui serviva a trasportare il gas al di sotto del tunnel, e ci ha raccontato che questo cavo qui era molto più grande e serviva essenzialmente a trasportare l'elettricità. This is import of fresh milk. A lot of women with small children, because of extensive stress and shock, because of shelling, they lost their breast milk. Amela ci racconta di quando suo nonno aiutò con la costruzione del tunnel. He knew every grass, every stone, everything. And that's why he decided, because he was in his 60s, he wanted to do something to contribute, but if he would go to fight on the line, he would just die. So this was his way. Can you see this little head that's just like sticking out? That would be my grandpa. Incredible. If you can, I hope you can see it. Lo stesso tunnel oggi è costruito proprio sotto la pista dell'aeroporto internazionale di Sarajevo. Here it's a totally opposite direction. Let's wait for the Pegasus From doesn't Turkey. allow me to speak, but okay. Okay, so thank you, Pegasus. Thank you, Mr. Erdogan. We needed a lot of anti-tank missiles to defend, And when our guys were crossing with RPGs and ammunition for RPGs, they were stopped by French peacekeepers, and they said, "Monsieur, you should go back." Our guys were armed, and they said, "Look, it's a matter of survival for us. For you, it's only matter of agreement." Col passare dei mesi, quando diventò chiaro che l'assedio sarebbe durato molto a lungo, Sarajevo si trasformò in una città ridotta a un esperimento di sopravvivenza. Mentre giornalisti e reporter stranieri si concentravano tutti attorno all'Holiday Inn, i cecchini delle forze serbo-bosniache si appostavano su ogni rilievo dominante per colpire soldati, soprattutto civili. La strada su cui stiamo camminando era una delle vie più pericolose dell'intera città, collegava il centro cittadino alle zone industriali fino all'aeroporto, e credo che il nome stesso dica tutto. Era chiamata Sniper Alley, cioè il viale dei cecchini. Qui infatti persero la vita oltre 200 persone, tra cui 60 bambini. Esisteva un vero e proprio turismo dell'orrore. Persone provenienti anche dall'Europa occidentale pagavano cifre comprese tra i 50 e i 100.000 euro di oggi per affiancare i cecchini serbo-bosniaci e colpire bersagli umani. Per quelle cifre stiamo parlando di gente decisamente facoltosa. What we could notice, which was evident, every weekend the intensity and frequency of use of sniper fire was going rapidly up, and then on Monday morning it would go down to normal. Our military analysts in our military intelligence service, they were calling them like weekend warriors. Okay, they would chip in like $100,000 US each, 10 of them, so the price would be 1 million. So they would make scoring points, like if somebody would shoot a person like me or you, it would be 1 point.
Woman would be 2 points, you know. A child, 3 points. And if it is confirmed headshot, you know, it would be additional point. You see how sick is that? Yeah. And what's disgusting is that there are high standard profiles in Italy paying high amount of money to kill people. Yes. Su questo sistema la magistratura italiana ha aperto un'inchiesta soltanto molti anni dopo. Ad oggi nessun nome è stato reso pubblico. Italy, it's not only about Italy. We are grateful that Italian court in Milan at least started some legal actions, and we hope they would sooner or later find those who participated. But also from various other countries, people were going through Italy to Belgrade, you know, but there were citizens of the United States, Canada, Germany, Belgium, you know, like... The Western countries. Yeah, mostly. Western countries, but also from Russia and Belarus, Ukraine. La lista delle atrocità a cui la popolazione bosniaca fu esposta durante l'assedio non si esaurisce qui. Stupri, torture e distruzione sistematica di luoghi sacri colpirono l'intero tessuto civile della città. Those explosions didn't kill only Bosniaks. They were not, while exploding, asking for your documents to check your identity and then to kill you. No. They were killing indiscriminately all around. So among those victims were also Bosnian Serbs, Bosnian Croats, Bosnian Jewish. Oggi la città è di fatto divisa. La parte orientale che stiamo attraversando in auto è East Sarajevo, un tempo conosciuta come Serb Sarajevo, e formalizzata dagli accordi di Dayton come parte della Repubblica Serbska. From this point onwards, you would no longer be exposed to direct sniper fire, but indirect fire. Ma prima di lasciarci alle spalle l'area di Sarajevo dobbiamo parlare di un'altra ferita molto profonda qui in Bosnia. Questa qui dove stiamo adesso, il ponte di Mostar. Per capire cosa accadde a Mostar serve fare un passaggio sul fronte croato-bosniaco. Qui non siamo più nella Bosnia storica, ma nell'Erzegovina, ossia la regione meridionale del paese, distinta sul piano culturale, a maggioranza croata e tradizionalmente cattolica. La differenza rispetto al nord è immediata. Cambia l'architettura, compaiono chiese cattoliche che ricordano molto di più l'Europa occidentale e compaiono soprattutto le bandiere croate, che sono onnipresenti. Ecco, nel 1992 i leader croati dell'Erzegovina crearono l'HVO, il Hrvatsko Vijeće Obrane, un esercito parallelo, sostenuto militarmente e finanziariamente da Zagabria, con l'obiettivo di controllare e difendere le aree a maggioranza croata. Bosniachi e croati, pur inizialmente impegnati entrambi contro le forze serbo-bosniache, tra il 93 e il 94 finirono così per combattersi direttamente per il controllo di quel territorio e soprattutto per o ostacolare o favorire la creazione dell'Erzek Bosnia, l'entità croato-bosniaca che aspirava a unirsi alla Croazia. È in questo contesto che dobbiamo leggere la distruzione del ponte vecchio di Mostar. Nel novembre 93, infatti, l'artiglieria dell'HVO lo colpì ripetutamente fino a farlo crollare. Il ponte era uno dei simboli più riconoscibili dei Balcani, collegava la sponda orientale, a maggioranza bosniaca musulmana, a quella occidentale, che era a maggioranza croata cattolica. Tra i responsabili di quella distruzione figurava anche quest'uomo, Slobodan Praljak, comandante croato-bosniaco. Nel 2017, dopo la condanna definitiva all'Aia per crimini di guerra, Praljak si tolse la vita in aula, bevendo del cianuro direttamente da una fialetta durante l'udienza. Dopo il conflitto, il ponte è stato ricostruito grazie ai finanziamenti internazionali e un contributo decisivo è stato dato dalla Turchia e dall'UNESCO, e poi il ponte è stato riaperto nel 2004. Lasciando Mostar, restiamo ancora in Erzegovina e facciamo qualche deviazione. La prima è Medjugorje, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio cattolico d'Europa, legato alle presunte apparizioni mariane iniziate nell'81. Il fulcro è il santuario con la chiesa di San Giacomo, meta ogni anno di milioni di fedeli. Intorno si concentrano statue della Madonna, croci, rosari e un'intera economia religiosa, tra cui a quanto pare santini di Charlie Kirk. E sì, anche qui abbiamo trovato Radio Maria, che presumo prenda benissimo. Poco più in là deviamo verso Pociteli. In pieno inverno è quasi deserta, un borgo turistico sospeso che racconta un volto completamente diverso della Bosnia-Erzegovina. Andiamo.
Stiamo registrando questo documentario sulla Bosnia e devo dirvi che ogni angolo di questo paese è un mondo a sé stante, tipo questo villaggio qui, il villaggio di Blagaj, e ogni volta mi torna in mente più o meno sempre la stessa cosa, cioè che per capire davvero questo paese bisogna guardarlo con i propri occhi, non tanto per romanticizzarlo, ma piuttosto per confrontarsi con ciò che è stato in passato e con ciò che è oggi. Per questo abbiamo aperto le date del viaggio via andare in Bosnia ad agosto 2026 e se anche voi volete viaggiare in questo splendido paese trovate nel link qui sotto in descrizione tutte le informazioni necessarie al viaggio. Ora mettiamo per un attimo da parte la bellezza di luoghi come Pociteli e spostiamoci idealmente nel nord-est della Bosnia-Erzegovina, lungo le aree montuose e boscose al confine con la Serbia. È in questa fascia del paese che durante la guerra si sono consumati alcuni tra i crimini più efferati contro la popolazione bosniaca. In molte operazioni entrarono in gioco anche unità paramilitari. La più tristemente nota fu la Guardia Volontaria Serba, le cosiddette Tigri di Arkan, guidate da Željko Raznatović, detto appunto Arkan. Questi crimini non furono casuali, facevano parte di una strategia molto più ampia, ovvero il controllo del corridoio della Drina. Le forze della Repubblica Srpska infatti puntavano a creare una continuità territoriale tra le aree serbe della Bosnia orientale e la stessa Serbia, espellendo o eliminando la popolazione bosniaca dai villaggi lungo il fiume. Senza comprendere questa logica geografica, non riusciremmo a capire come si sia arrivati nel 95 alla tragedia di un luogo che concentra e rende visibile l'intera guerra: Srebrenica. Il nostro viaggio nel tempo, ma anche nel baratro dell'umanità, ci ha portato fin qui. Quello che vedete alle mie spalle è il cimitero memoriale di Srebrenica, sito nella vicina cittadina di Potocari e inaugurato nel 2003 da Bill Clinton. Ognuno di questi piccoli pilastri che si erge alle mie spalle e che vedete sono migliaia, si erge in ricordo delle vittime, delle 8.000 vittime del massacro più tremendo di tutte le guerre jugoslave e per la maggior parte in questo caso sono uomini e ragazzi civili. Donne e bambini furono separati dagli uomini, deportati e in molti casi sottoposti a violenze. Questa qui è la lista degli uomini che sono stati prelevati e deportati da Srebrenica. Qui sono all'incirca 239, almeno stando a quello che c'è scritto. Solo gli uomini. Molti dei corpi delle vittime vennero sepolti in fosse comuni. Di alcuni, nel corso degli anni, sono stati ritrovati soltanto frammenti, dispersi in siti diversi per nascondere le prove del massacro. Per capire come sia stato possibile un eccidio di questa portata, dobbiamo scendere più a valle. Qui incontriamo una famiglia di Srebrenica, sopravvissuta al genocidio. Sad sam bio mali, mogu reći mali sam bio. Najviše se sjećam granata koji je ulilo strahu i budio se usnu i da izvinite, pišao se u... Kad smo napustili Novu Kasabu 92. ja sam imala tad 5 godina. Sjećam se da sam išla sa mamom i babom na neku njivu da sijemo. I tad su tu dolazili oni Ajporci, Umprofor, pa oni kad naiđu, ja mala djevojčica, oni mi dadnu bombonu, čokoladicu. To je bilo nešto veliko, baš u to vrijeme je bilo veliko. Pa da nosiš kući da čuvaš, da dijeliš sa bratom, sa manjom sestrom. Babo mi je preživio genocid u Srebrenici, prešao preko šume, ali međutim, on je čovjek koji je psihički obolio. So when she meets a Bosnian Serb or like a Serb in general, does she consider them like fellow citizens or actually she consider them as part of another country, quote unquote? Pa vidi, ono što se mora nije teško. Znači, živjeti se s njima mora, ali nekako ja njih smatram tamo negdje daleko od sebi. Ne, mislim, prihvatila sam i mogu da živim s njima, ali ne mogu da ih smatram prijateljima s kojim bi mogla da jedem, da pijem, da se družim, to ne, nikako. Evo sad, na primjer, promijenilo se nazive ulica. So recently they changed the names of streets. I didn't know that. Ulice su dobile imena po nekim zločincima, po nekim iz drugog svjetskog rata, iz ovog rata. Ne znamo šta će, pa hoće rat, pa neće rat, pa uvijek smo u nekom strahu. Do they have a plan B in case everything goes wrong? Če, kud? Iz dana u dana
iz dana u dan živimo ovdje u strahu. Prvo kad je bila rezolucija, pa kad su Božići, pa Badnjak, pa uvijek ti živiš u nekom strahu da će se nešto desiti. Evo kad je Dodik najavio odcijepljenje, ja sam završila na tabletama od straha. Jer svakog momenta kontaž zapucat će, jer to je negdje, taj strah postoji u nama još uvijek. A mi tako svake godine izgubimo, mogu reći, 2-3 mjeseca života u nečemu, u nekim razmišljanjima, u nešto, šta, kad, šta sutra, šta danas, šta sad, u ovom momentu kakvu odluku da doneseš. Is it hopeful that in the future things will get better? A jel se nadaš da će situacija u budućnosti biti bolja? Nešto. He doesn't know. La paura di questa famiglia è comprensibile. A Srebrenica le tensioni non sono mai davvero finite. Ogni anno, durante la commemorazione del genocidio, dai villaggi serbi vicini partono colpi d'arma da fuoco e musica nazionalista a tutto volume. I muri di molte case sono ancora segnati dai fori dei proiettili. Srebrenica è una cittadina adagiata a poche centinaia di metri di altitudine, circondata dal verde. Oggi conta circa 15.000 abitanti. La popolazione è divisa quasi esattamente a metà. Bosniachi musulmani da una parte, serbi bosniaci dall'altra. Il nome stesso, Srebrenica, rimanda all'argento, estratto in quest'area fin dall'epoca medievale. La miniera è ancora attiva e, nel quadro istituzionale nato dopo la guerra, rientra sotto il controllo economico e amministrativo della Repubblica Srpska. È un dettaglio tutt'altro che secondario. Finita la guerra, l'economia locale è rimasta nelle mani di chi ha vinto sul piano politico. Questo nonostante la sconfitta militare. Durante la guerra, però, Srebrenica non era soltanto una cittadina di provincia qualsiasi, era diventata un rifugio per la popolazione musulmana presa di mira dalla pulizia etnica ed era stata pertanto designata come una delle 6 cosiddette zone sicure, istituite dall'UNPROFOR, la missione di peacekeeping dell'ONU, dispiegata in Bosnia-Herzegovina nel 1993. Dico cosiddette zone sicure perché anche Sarajevo, pur sotto assedio, rientrava formalmente in questa categoria. Ad ogni modo questo era l'edificio dove era di stanza il battaglione che avrebbe dovuto proteggere Srebrenica. L'edificio conteneva il cosiddetto Dachbet, cioè il battaglione composto da 370 soldati olandesi, il cui compito era appunto quello di tutelare chi viveva in questo villaggio, così come in molti altri villaggi qui intorno. Purtroppo però la speranza di proteggere Srebrenica si affievolì nell'estate del 95. Nella prima settimana di luglio 95, l'esercito della Repubblica Srpska, guidata dal generale Ratko Mladic, si presentò alle porte di Srebrenica. Conquistare la cittadina avrebbe significato collegare 2 aree della Repubblica Srpska fino a quel momento separate. Mladic fu esplicito. Entrando a Srebrenica disse: «È arrivato il momento di vendicarsi dei turchi». Con quel termine, turchi, Mladic non rivelava soltanto un errore storico, ma l'intero impianto ideologico che sorreggeva la pulizia etnica, perché i bosniachi non erano turchi, ma civili musulmani slavi. Più di ogni altra cosa, Srebrenica era una zona dichiarata demilitarizzata dall'ONU. Non era in corso alcuno scontro armato, non c'erano forze combattenti da affrontare. In quella fase il contingente olandese dell'ONU, il Dachbet, era privo di artiglieria pesante e di mezzi adeguati per opporsi all'avanzata serbo-bosniaca. Il mandato del Dachbet infatti consentiva il ricorso al supporto NATO soltanto in presenza di combattimenti diretti. Pertanto, nel tentativo di forzare una reazione internazionale, il Dachbet allestì postazioni ONU simboliche e posti di blocco ben visibili, nella speranza che un contatto armato diretto facesse scattare in maniera automatica il supporto aereo della NATO. Tuttavia, le forze serbo-bosniache evitarono lo scontro. Quando poi le truppe della Repubblica Srpska entrarono a Srebrenica, la NATO intervenne in modo davvero minimo, un singolo bombardamento che sfiorò un carro armato serbo. Ovviamente la cosa non fermò l'operazione. A quel punto il Dachbet comprese che la missione era strutturalmente fallita. I caschi blu erano pochi, male equipaggiati ed erano vincolati da regole di ingaggio che permettevano l'uso delle armi soltanto per autodifesa. E nel momento decisivo crollò anche la disponibilità ad assumersi il rischio di difendere i civili. La priorità diventò la sicurezza del contingente, non quella della popolazione bosniaca. In quella scelta pesarono la paura e l'isolamento, ma pesò anche una svalutazione implicita delle vite che avrebbero dovuto essere protette.
Questo qui è l'hangar dove il battaglione degli olandesi teneva ad esempio i camion dell'ONU e non solo. All'inizio questo era un complesso, un capannone industriale e molti dei bosniaci musulmani che cercarono rifugio qui all'interno poi vennero prelevati senza alcun tipo di resistenza da parte degli olandesi, da parte degli uomini di Mladic e portati via. Quello che vedete qui invece è la replica di alcuni dei graffiti di scritte insomma che sono state lasciate proprio dagli stessi olandesi. Questo ci fa vedere proprio il modo in cui gli stessi soldati dei Paesi Bassi avevano in considerazione le Nazioni Unite, United Nothing, uniti per niente. E qui questa fotografia, questa replica ci mostra delle frasi molto forti. Nessun dente, un baffo, puzza come la ovviamente una ragazza bosniaca. Questo qui è stato scritto da soldati dell'ONU. Anni più tardi, il comandante del Dachbet, Tom Karremans, intitolò il proprio libro Srebrenica, Who Cares? Srebrenica, a chi interessa? In quelle pagine Karremans attribuì la responsabilità ultima non all'ONU ma al governo e al Parlamento olandese, sostenendo che l'esercito aveva avuto un ruolo puramente esecutivo all'interno di una missione decisa e gestita su basi politiche irrealistiche. Salendo sopra troviamo le scritte originali, una di queste non l'abbiamo vista giù e dice, scritta appunto da un olandese, il mio come un locale, una persona che abita qui, ha lo stesso odore. Bosnia, 1994. Nel 96 anche l'ONU fu costretta ad ammettere le proprie responsabilità. In un rapporto ufficiale il segretario generale Kofi Annan riconobbe che l'ONU aveva commesso gravissimi errori a Srebrenica, aveva dispiegato un contingente insufficiente, aveva garantito un supporto aereo inadeguato e soprattutto aveva sottovalutato la situazione sul terreno. Nei Paesi Bassi Srebrenica si trasformò in un trauma nazionale, un fallimento collettivo che innescò anni di inchieste, autocritica e conseguenze politiche concrete, mettendo in discussione non soltanto il ruolo dell'Olanda, ma pure quello dell'ONU e dell'intero concetto di zone sicure. I caschi blu dell'ONU, protetti da un'ampia immunità giuridica, non sono stati perseguiti penalmente come individui per quanto accaduto a Srebrenica. Ma non è vero che nessuno di questi abbia pagato. I tribunali olandesi hanno riconosciuto la responsabilità parziale dello Stato dei Paesi Bassi, che ha risarcito alcune famiglie delle vittime, e nel 2002 un intero governo si è dimesso. In questo caso la responsabilità non è stata individuale, ma, diciamo così, istituzionale. Però per quanto riguarda i responsabili diretti, possiamo dirla diversamente. And about apologies, Serbia didn't apologize for its war crimes. They adopted one resolution. It wasn't mentioned as a genocide. They said the Parliament of Serbia condemns all war crimes committed in Bosnia during the 90s as it was defined by international courts. They avoided the term genocide, you know. They wanted to avoid the term genocide. They invented the term ethnic cleansing, or in our language, etničko čišćenje. Why they wanted to avoid genocide? Because every UN member state has obligation, you know, not right, but obligation to act to prevent and punish war crimes of genocide. And therefore they could skip reparations for that. Yes. Ratko Mladic oggi è detenuto all'Aia per i crimini commessi a Srebrenica e non solo. Tuttavia quel massacro da solo non produsse una reazione internazionale immediata e risolutiva e, più in generale, la giustizia è rimasta incompleta, perché davanti al tribunale dell'Aia sono stati condannati poco più di un centinaio di criminali di guerra. Migliaia di sospetti, a diversi livelli di responsabilità, non sono mai stati processati e vivono tuttora in libertà, spesso in Serbia o anche nella Repubblica Srpska. Quello in cui sto camminando qui è il mercato di Markale, un luogo molto importante perché nell'agosto 95 qui 5 colpi di mortaio lanciati dai serbi uccisero una quarantina di persone facendo una strage, e purtroppo quella è, secondo molti, considerata la vera goccia che fece traboccare il vaso. Il 30 agosto 95 la NATO lanciò l'operazione Deliberate Force. Per settimane circa 400 velivoli NATO provenienti da 15 paesi diversi colpirono infrastrutture e postazioni strategiche. L'offensiva aerea cambiò gli equilibri sul terreno e costrinse Slobodan Milošević ad accettare una trattativa. Nel novembre 95, a Dayton, in Ohio, venne firmato l'accordo di pace che pose formalmente fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina.
Ma quella pace ebbe un prezzo. Gli accordi di Dayton, infatti, segnarono un assetto istituzionale estremamente complesso, pensato più per fermare la guerra che per far funzionare uno Stato. La Bosnia-Erzegovina venne così divisa in due entità principali: la Federazione di Bosnia-Erzegovina, a maggioranza bosniacca e croata, e la già menzionata Repubblica Srpska, a maggioranza serba, con capitale Banja Luka. A queste si deve aggiungere il distretto di Brčko, una sorta di condominio autonomo, posto sotto supervisione internazionale. Do you see those entities as separate countries Or or just two regions artificially made. For instance, Republika Srpska was created definitely through all possible war crimes. Allo stato attuale, la presidenza dello Stato è collegiale. 3 membri che rappresentano le 3 principali comunità etniche e che esercitano insieme la funzione di capo di Stato. A vigilare sull'applicazione degli accordi di Dayton c'è inoltre un alto rappresentante internazionale che è dotato di ampi poteri straordinari. how real is the coexistence between Bosniaks, Serbs and Croats today? Mi živimo i dalje 3 ratne istine, političko forsiranje straha od drugog i drugačijeg, podijeljen obrazovni sistem u školama. There's people that says that Bosnia today is like a powder keg in Europe. Do you agree with that? Well, if people in Bosnia would be asked, we would never have a war. But it's usually imported. You know, that propaganda and everything comes from our neighbors. You know, because they believe they have right to own this country. Znači, kad čuješ da neko smatra Bosnu buretom baruta, to ne smatra, že je to previše alarmantno, mislim, da on to kao izmišljaju, nego kao slažeš s tim, da je stvarno buret baruta. Pa nekako najpogodnija je zato mala zemlja koju je lako pregaziti, zemlja koja je ekonomski oslabljena, u kojoj je sve uništeno. Oggi, camminando per le strade di Sarajevo o dei villaggi bosniaci, l'impressione iniziale potrebbe essere quella di un paese che ha ritrovato una convivenza pacifica, con bosniachi, serbi e croati apparentemente riuniti nello stesso spazio. Ebbene, non è affatto così. La Bosnia è un paese ancora estremamente frammentato e addirittura sembra che un piccolo soffio d'aria possa rompere questo fragile equilibrio. Znaš kako je, ja mislim da oni negdje u dubini duše priznaju taj genocid, samo što neće da izjave na televizijima, medijima, da kažu da je bio. Pa šta mislim? Pa mislim da bi on to opet isto sve ponovili. Mi živimo ovdje s njima, dijelimo s njima. Ja imam kolege srpske nacionalnosti, moja djeca imaju prijatelje srpske nacionalnosti, ali sve je to negdje neka distanca, linija, moraš za nuždu da živiš s njima, ali držiš neku liniju jer znaš šta ti misli. Dok se građani s jedne strane bore sa realnim problemima, to je prije svega nezaposlenost, rast cijena, loš životni standard, s druge strane nacionalisti i dalje tu čak i ratnu retoriku potiču. Mislim da većina građana u Bosni e Hercegovini nisu nacionalisti. In Bosnia-Erzegovina oggi non c'è una guerra, ma non c'è nemmeno una pace. Gli studiosi parlano di pace negativa, cioè non ci sarà un conflitto armato, ma non sono neanche mai state rimosse le cause strutturali che hanno portato a quel conflitto armato. Basta guidare dentro la Repubblica Srpska per rendersene conto. Qui la bandiera della Bosnia-Erzegovina è quasi assente. A sventolare sono soprattutto bandiere serbe o della Repubblica Srpska, come se l'appartenenza allo Stato centrale fosse ancora una parentesi forzata. Una parte consistente della leadership politica serbo-bosniaca continua a considerare la Bosnia-Erzegovina come un'entità imposta dall'Occidente e guarda apertamente alla secessione della Repubblica Srpska, con una possibile annessione direttamente alla Serbia. Il volto più noto di questa linea è stato per anni quest'uomo, Milorad Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco, apertamente filorusso e apertamente negazionista del genocidio di Srebrenica. Dopo aver ignorato ripetutamente le decisioni dell'alto rappresentante internazionale, Dodik è stato rimosso dall'incarico e interdetto dalla vita politica per 6 anni.
Alle elezioni del novembre 2025 Dodik è stato sostituito da un suo alleato di ferro, tale Sinisa Karan, che è di fatto il suo fantoccio. In molti infatti ritengono che Dodik, per bocca di Karan, possa fomentare di nuovo il nazionalismo serbo della peggior specie, soprattutto perché viene sostenuto dal presidente serbo Aleksandar Vučić. There's been rumors that Vučić, the president of Serbia, has been involved in this. Yeah, there are safari, but I rumors don't know. that he participated. He defends that he was interpreter because he speaks English. There was one video shot which Vučić initially said it was umbrella that he held in the hand. But recently he changed the story. He said it's kind of a tripod for camera or something. Okay, we are not idiots. We could see that was a sniper rifle, And would you be surprised that he'd be really on that hill? To be honest, I wouldn't be surprised because in the parliament of Serbia, at that time he stated like for every killed Serb should be killed 100 Muslims. That was his statement. This is like Nazi propaganda in World War II. Yeah. I agree that people can change their opinions and their stance. But it would be fair to say, yes, I made mistake long time ago. I'm sorry for that. If he would say that, believe me, situation in the Balkans would definitely change in positive way. Negli ultimi anni Dodik ha più volte minacciato la secessione, annunciando referendum sull'uscita dalla Bosnia. Sono dichiarazioni che non hanno trovato traduzione pratica soltanto perché sono prive di qualsiasi copertura militare o diplomatica reale, ma comunque sono sufficienti a bloccare riforme, a paralizzare lo Stato e ad alimentare tensioni. Ed è proprio per questo che la Repubblica Srpska resta oggi il principale fattore di instabilità dei Balcani, il vero ventre molle d'Europa. Države. Od toga naravno najviše profitiraju etnonacionalisti koji stalno podgrijavaju strah od sukoba, a zapravo se iza svega krije korupcija i kriminal. Dakle, da odgovorim na vaše pitanje, da u Bosni i Hercegovini živimo i dalje po principu podjela, slabih se država, a građani ispaštaju tu politiku. And according to you, is there a way to prevent and fight against a cancer that I consider to be nationalism? What's the most efficient Everybody way? should fight with their own nationalism, of course. If you are fighting against somebody else's nationalism, but you don't fight against your own, there is no solution. Everybody should should look at themselves in the mirror and say who you are. And it's good to love your own country. It's good to love your own religion, your own people, culture. It's good, but don't hate others. That's the catch. That's the difference between nationalists in terms of patriotism and chauvinists. Because chauvinists they love their own, but they hate everybody else. If God wanted us to be the same, we would be the same. We would look exactly the same, identical, if the God wanted us to be like that. Do you fear that a new conflict could arise between all the ethnicities in Bosnia? Definitely not, because as a young people, like generation after the war, which is majority of us, we are looking forward to the future, and we like to learn from those mistakes that happened with that generation, so it would not happen again. A mislim i nadam se naravno da nije realno da će doći do sukoba u Bosni i Hercegovini, pogotovo ne. Ovdje je više to održavanje na vlasti, sijanje stalnog straha, upravo da građani ne bi govorili o ekonomiji. Tuttavia, a frenare derive ancora più pericolose c'è un elemento spesso ignorato. Dal 2004 la sicurezza della Bosnia-Herzegovina è affidata a EUFOR Althea, la missione militare dell'Unione Europea che ha preso il posto della NATO nel mantenimento della pace. Oggi il contingente conta circa 1100 soldati dispiegati in punti chiave del territorio, con un mandato chiaro: intervenire subito in caso di destabilizzazione.
E anche grazie a questa presenza, se, nonostante le tensioni costanti, la Bosnia non è ricaduta in un conflitto aperto. Però il quadro rimane fragile. Durante la guerra degli anni 90, infatti, accanto alle forze locali combatterono anche migliaia di mujahedin stranieri, provenienti soprattutto dal mondo arabo. In alcune aree rurali del paese sopravvivono ancora piccole comunità radicalizzate, isolate dal resto della società. Si tratta di realtà minoritarie, ma potenzialmente destabilizzanti, in uno scenario di riaccensione del conflitto. Tuttavia c'è chi non la pensa così. Speaking about religious extremism, in this case Islam is a strong component in this country. In Europe, in Western Europe at least, we say that Bosnia is like a problematic country due to these components because of supposed radicalization of extremist groups in Bosnia. Is that true or is that completely wrong? Completely wrong. Bosna i Hercegovina nije ništa drugačija od drugih zemalja u Europi ili svijetu, ali je sasvim drugo kada se neutemeljeno i bez konkretnih podataka govori o tome da u Bosni i Hercegovini spavaju islamski teroristi, jel to samo zato što u Bosni i Hercegovini žive muslimani, tako da ne mislim da je to samo jedna politička propaganda. Se la Repubblica Srpska dovesse imboccare davvero la strada della secessione armata, il rischio non sarebbe una semplice ripetizione del passato, ma una frammentazione ancora più violenta. E, come in altri paesi dei Balcani, anche qui il problema strutturale è il collasso demografico. Dagli anni 90 la Bosnia-Erzegovina ha perso centinaia di migliaia di abitanti. Il tasso di natalità è tra i più bassi d'Europa e ogni anno decine di migliaia di giovani emigrano verso l'Unione Europea. I do have a couple of cousins, friends who did leave, but at the end this is my country, and just like, okay, if they did, doesn't mean I have to. I can prove that there can be better life in Bosnia, there can be better life and opportunities to work here. The hardest part for me if I would leave is that I would be alone, I would not have my family, I would not have my friends, so for me that was even worse. What are your thoughts now looking at those scenes? Well, I wish it would never happen again, you know. And I'm thinking about my two sons. I hope they would be the first generation in Bosnia that would avoid war. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe rappresentare una via d'uscita. For young people, majority of them, I will say even 80%, will want Bosnia to join the EU. If I would ask my grandma, she would say no. Zato što Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu jedinstvenu. Pitanja i uvjeta. Naravno, Bosna i Hercegovina nema drugu opciju nego Evropsku uniju, sve drugo vodi u izolaciju. Jedino možda da Evropska unija odluči primiti Bosnu i Hercegovinu kao što je to bio slučaj sa Bugarskom i Rumunjskom, ali mislim da je to malo vjerojatno. La Bosnia-Erzegovina ha presentato domanda di adesione nel 2016 ed è diventata paese candidato nel 2024, ma il percorso resta incerto, soprattutto proprio a causa dell'ostilità della Repubblica Srpska, che vede invece nel processo europeo una minaccia al proprio progetto politico. I mean, those living in the Republika Srpska, do they consider themselves like Serbs or Bosnian? Most of them, they consider themselves primarily as Serbs, and most of them have dual citizenship, which is very bad. For instance, the same with those areas where Croats are majority. They are considering themselves primarily Croats and then citizens of Bosnia. They have dual citizenship. Since Croatia became EU member state, they are no longer really substantially interested that Bosnia and Herzegovina advance on the accession to European Union. Because why? Simply because they are already in the EU. You know, because of the passport. They are citizens of EU. Why they would want to have Bosnia and Herzegovina part of EU to apply the same laws like EU? You know, since they can do some crime over there and hide here. And also, if Serbia would become EU member state, then only Bosnians would be fucked up. Yeah.
Yeah, literally. A rendere tutto ancora più difficile è l'assetto amministrativo. Oggi la Bosnia conta 3 livelli di governo, 14 parlamenti e oltre 120 ministri. Ogni decisione richiede il consenso simultaneo delle 3 componenti etniche e il veto di una sola di queste è sufficiente a bloccare riforme cruciali. Questo è un sistema che a 30 anni di distanza è diventato uno dei motivi per cui la Bosnia-Herzegovina è rimasta tra gli stati più complessi e costosi da amministrare in Europa. Vi mostro un'ultima mappa esemplificativa. Guardate attentamente le strisce rosse. Queste non sono i confini delle entità federate bosniache, no. Questa è la mappa di tutte le mine anti-uomo ancora presenti sul territorio bosniaco dai tempi della guerra. In diverse zone boschive e rurali anche, l'accesso è vietato in Bosnia per la presenza di mine inesplose che, benché vengano rimosse anno dopo anno, continuano a mietere vittime. Soltanto nel 2020 e nel 2024 non è deceduto nessuno. Fino a 20 anni fa, tuttavia, quando le campagne venivano ripopolate e non c'era parecchia coscienza sul tema, morivano decine di persone all'anno per aver calpestato mine nascoste. In totale si stima che lungo tutto il territorio bosniaco ci siano oltre 800 km quadrati di campi minati. Significa che l'1,5% del territorio bosniaco è minato, una percentuale altissima, che fa della Bosnia uno dei paesi più minati d'Europa e addirittura del mondo intero. Le mine dunque bloccano progetti di sviluppo agricolo ed energetico e ancora oggi condizionano la vita delle persone. Queste mine rappresentano un monito, sono la metafora perfetta del purgatorio in cui vive la Bosnia, sono la metafora di tensioni che rimangono invisibili finché non ci si avvicina troppo e che quando esplodono non lasciano il tempo per reagire. Se un nuovo conflitto dovesse scoppiare qui o altrove nei Balcani, non sarebbe un fulmine a ciel sereno, sarebbe il risultato di dinamiche che conosciamo benissimo. E questo è il vero pericolo. Non tanto l'imprevedibilità, quanto la nostra incapacità di vedere ciò che è già sotto i nostri occhi.